Ciao a tutti e benvenuti su Duke's Exotic Zoo. Oggi parliamo di un argomento interessante. La domanda che tutti si pongono è: perché un animale esotico e non un cane che è venuto a trovarmi adesso? Con animale esotico cosa si intende? Parliamo di tutti quegli animali non convenzionali, quindi gli animali che sono domestici a tutti gli effetti, ma che forse non sono visti, diciamo, nell'ABC dell'animale da tenere in casa. Quindi sto parlando di gechi, rane, serpenti, tarantole e chi più ne ha più ne metta. E prima di continuare con il video ti chiedo di lasciare un mi piace, attivare la campanellina e soprattutto di commentare qui sotto con il tuo animale esotico preferito. Lui è Wilson, uno dei miei gechi leopardini, ok? Un Eblepharis macularius. Quello da cui dobbiamo partire sicuramente è il non aspettarci questo tipo di contatto che si può avere con un mammifero, perché questi esserini ragionano in modo diverso, sono sprovvisti di sistema limbico e di conseguenza non provano emozioni. Studi recenti stanno approfondendo di più la questione. Quello però che sappiamo è che loro reagiscono ad alcuni stimoli, ok? Di conseguenza sono comunque animali che non adorano essere maneggiati. Lo sto facendo in questo momento per farvi vedere l'animale e le poche volte in cui lo faccio è per pulire le loro teche o per portarli dal veterinario. Superato questo aspetto, sicuramente un animale esotico, rettile, anfibio o insetto che sia, ti permette di vedere animali che normalmente non vedresti. Per esempio Wilson e tutti quelli come lui sono originari dell'Afghanistan, quindi a meno che io non prendo e parto e vado a farmi un viaggio nelle lande rocciose in cui si muore di caldo e devo bere il mio stesso sudore, non potrei vederlo. Piccola parentesi. Tutti questi animali sono frutto di allevamenti, quindi in cattività. Nessuno di questi animali ovviamente è stato prelevato in natura. Chiusa parentesi. Adesso metto via Wilson e continuiamo pure con il video. La prima domanda che bisogna porsi in questi casi è: posso mantenerlo? Posso dargli una vita corretta? Posso permettermi ogni tanto di fare la visita veterinaria, stare dietro a un terrario? Ecco, una volta che rispondiamo a queste domande, che poi in realtà noi dovremmo farci queste domande anche quando si va a prendere un gattino o un cane, una volta che si superano questi quesiti, allora a quel punto puoi decidere se prendere o meno un animale esotico, perché sicuramente la cura è totalmente differente da quella di un altro animale. Sono animali estremamente interessanti, con caratteristiche uniche e diverse l'uno dall'altro. Lui è Callon, uno scinco, è una tiliqua ed è un animale completamente diverso da quello che abbiamo visto prima. Si maneggia in modo differente, ha una tolleranza diversa. Sta a voi fare la scelta corretta, quello da detenere. Ma di questo ne parliamo comunque poi più avanti. E quindi niente, il video finisce qui, io vi ringrazio della visione e ci vediamo a un prossimo video. E quasi dimenticavo ragazzi, ovviamente vi ricordo di seguirmi su Instagram e su tutti gli altri social se ancora non l'avete fatto. Ciao!